l'opportunità di tornare a riescere la partita, a reggere la partita, quindi al limite del fallo tutte e due difese. Jubens 57 a 55, il pallone è pesantissimo nelle mani di JJ Jubens, assegna ancora 58 a 55, un minuto al termine di questo incontro. Viola più 3, Edley, Garbaiosa, non va la deviazione di Rombaldoni, il fallo di Dennis Marconato su Rombaldoni, che può andare in lunetta per 2 tiri liberi a 47 secondi dal termine. E il terzo fallo per Dennis Marconato, Rombaldoni in lunetta con 2 tiri liberi a disposizione. Si fa sentire autentico sesto uomo in campo. Stasera la Viola ha giocato per tutta la partita in 6 contro 5. Realizza il primo tiro libero. Ancora un'opportunità per Rodolfo Rombaldoni, 59 a 55. Rombaldoni realizza ancora. Marconato. 18 punti di Rombaldoni. Williams che recupera ancora un pallone, cadono in 4 a terra, Marconato non realizza, Cittadini recupera il pallone e c'è ancora un fallo. Il boato del pala Pentimele, 2 tiri liberi per la Viola, 34 secondi al termine, 60 nuovo basket Viola, 55. Treviso si profila, una nuova impresa, il miracolo probabilmente sta per ripetersi. La Viola stasera ha dato una lezione di basket alla Benetton, il futuro di questa partita nelle mani di Alessandro Cittadini. Se Alessandro realizzerà questi 2 tiri liberi non ci sarà più niente da fare per la Benetton Treviso a Reggio Calabria. Sbaglia il primo tiro libero Cittadini, 34 secondi al termine. Jubens chiede gli applausi per Alessandro Cittadini al pubblico. Il silenzio, poi il canestro di Alessandro Cittadini. 30 secondi al termine, 61 a 55. Edley da 3 prova subito la bomba. Rombaldoni. Il fallo di Bulleri su Rombaldoni a 22 secondi dal termine. Terzo fallo di Bulleri. Rodolfo Rombaldoni in lunetta. Ultimi secondi, la palla è molto pesante per tutte e due le squadre. Emmi ha preso la responsabilità per la Benetton e la squadra sta ancora in partita. Realizza Rodolfo Rombaldoni, 2 tiri liberi a sua disposizione, 63 a 58. Edley, Garbaiosa da 8 metri, non va Cittadini, Jubens lo ferma Marconato a 13 secondi dal termine. Sale altissimo l'urlo. Secondi dal termine, Jubens fermato da Marconato. Il pala Pentimele è in delirio. La Viola sta vincendo contro la Benetton. Praticamente più nulla all'interno del pala Pentimele. JJ Jubens in lunetta per 2 canestri che potrebbero trascinare la Viola sul 2-0. Realizza il primo tiro libero JJ Jubens, ancora un'opportunità per lui. Viola a più 6, 64 a 58 a 13 secondi dal termine. Realizza ancora JJ Jubens, 65 a 58, 10 secondi al termine. Ci prova da 3 la Benetton, non va Landon, Cittadini.
successione di passi. Nino, è finita la partita, la Viola ha vinto. Edoardo, vi ho detto la settimana scorsa che la Viola era per una gran impresa. E sì, ora è proprio finita. 65 a 58, 2-0 per la Viola contro i campioni d'Italia, contro i finalisti dell'Eurolega. La Viola a Reggio Calabria compie la storica impresa di battere i campioni d'Italia della Benetton Treviso 2-0, altre 3 partite a disposizione per la Benetton di Treviso, che ora è costretta però a vincere tutte e 3 le partite per passare il turno, e non sarà sicuramente una cosa semplice. Martedì, Domenico, avremo l'opportunità di capire quello che potrà succedere, ma giovedì sarà di nuovo stessa storia al Pala Pentimele con 8.000 presenze. sempre che questa Viola non riesca addirittura martedì a vincere a Treviso, ha tutte le capacità e la possibilità per farcela questa Viola stupenda qui al Pala Pentimele. E su queste immagini vi giunga il saluto di Domenico Comandè a tutti i telespettatori, un saluto anche agli amici di Treviso, saluto io per Edoardo Mazzella che è corso ad abbracciare i suoi compagni, e ridò la linea a Nino Scaramozzino per le conclusioni. Sì, bene, le conclusioni. Una partita che era iniziata benissimo per la Viola, secondo periodo con la Benetton di Treviso che aveva dato veramente di I have one just like that. Yes, yes, yes. This is a little interview. I made the interview with JJ Eubanks, Rodolfo Rombaldoni, Davide Lamma, Alessandro Cittadini, and now Titus Ivory. Do you remember Reggio Calabria? Yes, I do. I love it. I stay in touch with a few of the families that still live there. Who is now Titus Ivory? I'm a father.
I'm a basketball coach. Where? I coach at Queens College. So I'm in college. I love coaching. I used to coach high school. I'm trying to get into the professional and possibly come back to Europe, maybe back to Italy, if a team will have me. We love Italy so much. We love just being overseas. And so I coach, I'm a father, and I'm a husband. In this moment, COVID, coronavirus, what do you think? Yes, What do you think in this moment? I'm a little cautious because right now my oldest daughter, has cancer. And so I think of her safety. I think of my other children's safety. I have 4 kids. And so I want everybody to stay safe. And so I also teach. So me teaching, I'm teaching from home on Zoom. It's safe, but they now want us to come back to the classroom. And that is a little troubling for me. I found for you. Stay safe. Do you remember Lino Lardo and Ale Giuliani, your coach? Yes, those were my first 2 coaches when I came from college to Italy. And I'm eternally grateful to them. They are my, they really helped me grow as a basketball player. Have you played in different countries like Belgium, Israel, Germany? Yes. One basketball kind different about this nation with I Italy. think Italy was more family oriented. I love the family atmosphere from Italy. I love the country. My wife, her favorite country was Italy. As far as the coaching and the basketball dynamic, I love playing in Milan, in Bologna, Reggio Calabria, and traveling throughout Italy. So I love the whole entire experience. I have a question. I have a good question. 2 days ago, I published a memory box score, 3 Viola, Reggio Calabria, Skipper Bologna, 78-74. Victory against athletes of caliber of Carlos Delfino, Marco Bellinelli, Gianmarco Pozzecco, Basile, Smodic. Do you remember this match? Yes, yes. I tell all of my friends and my family that I played against a lot of professionals. Some went to the NBA, like what's his name? Marco Bellinelli. Yes, Bellinelli, and all of these guys that are in the NBA, Ginobili, and all of these guys who we played against, who have now moved all the way to the NBA. And so the guy who's in Houston right now, the coach in Houston, D'Antoni, I got a chance to play against him. But the Italian guys are specifically really great in terms of transitioning and doing really well. Kobe Bryant played in the mini basketball in 1986 in Reggio Calabria, and Manu played in Viola in the 1998-99. It's a magical story. Yes. Well, you have a great history in Reggio Calabria and Viola. And, when we were there with Lino and had those 2 great runs in the playoffs, people don't understand how close we were to beating Benetton that year. And it was crazy, that whole entire season. Your name is Titus. Do you remember Titus Silipo? Your president? Yes. What do you remember? So,
Like I said, it was it was a generous organization. Everybody from the front office down to the training staff was very nice and very professional, and it just brings back great memories from a great experience that we had. What do you think about the NBA now? Now the NBA has really transformed, bringing over great talent from all over the world. And so they now see the European basketball as a resource to bring in talent. And now you have a larger audience because you have the resources that you brought from different countries. So I think the NBA has done a great job in bringing over people like a Dirk Nowitzki and, a Ginobili and, Luka Yannick. Doncic. Yes. And so you bring over these people and you just bring in a different dynamic of an audience to watch the NBA. So they're very intelligent and smart. What kind of coach is Titus now? Like Lino? A lot like Lino. I'm very engaging, very animated. I love high tempo pressure. Like I said, I want to coach professionals. I would love to come back and help in any way, maybe run some clinics. My wife, like I said, my family would love being in Italy or being anywhere over there. But I love being and engaging in basketball, teaching a lot of the stuff that Lino and Giuliani taught me while I was there. I remember Titus walking around the city of Reggio Calabria with eye-colored socks. Yes, that was my staple. I was a high socks man, and I loved that aspect of my game. I was a little different than a lot of people, but that was just who I was as a young boy, all the way up until being a professional. I remember socks, steal, turnover, and Exactly. Palacalafiore. Do you remember Palacalafiore, Pentimele, Reggio Calabria Center? All of that stuff is, the names don't ring a bell, but I'm pretty sure that those things, once I see them again, definitely I remember. It's just tough remembering. Bad remember. Viola Reggio Calabria against Benetton Treviso. Yes. Against Tyus Edney, Trajan Langdon, Garbajosa, Nicola, Marconato. Yes. It's a terrible story. It hurts me to my heart because I know we should have won that series. We were that close, and to let it get away from us, it still haunts my memories. Winning an Italian championship or just being in the finals would have helped promote a lot of the players and the coaches on our team and the city. I know we were that close. If you look at the arena of Viola, that thing was packed. There was tons of people in the gym. And to have it go down like that is heartbreaking. But, I just think back to that time, knowing that we were that close to being in the championship, and I think we could have won it. We had a great team built that year, and Lino and Ali and all the staff did a great job, and that's why Rumba and Davide and Cheetah and JJ Eubanks and Tony and all of those guys are so they're still close to me now. So, it's just one of those things that you just hate to think about, but, it's part of the process. Tell me about Romba, Davide, Lamma, Alessandro Cittadini, great player. Like I said, I being in Verona and coming down to Reggio with Rumba and Davide and then meeting Cheetah, I still see some of those guys on Facebook, and I still reach out to them and see how they're doing. We're all grown up. We've lost hair, and we've got families, and it's just great to see them and be able to relate to them.
as adults. And hopefully one day we'll get to meet up again and enjoy some great pasta and some great wine and just remember what we went through. Your location especially, Reggio Calabria? Yes, I love Reggio Calabria. Like I said, I keep in touch with a family that still lives there. And like I said, it was a great memory for me being on the beach, going to Messina and traveling through the country. It was just a great experience for me. You remember Pasquale Favano? Yes. Yes. What do you remember about Pasquale? Like I said, just the treatment that we got and all of the things that we got and stuff like that. Just, it was amazing from everybody on the staff. So your dream about basketball now? My dream is to make an impact for young people. Like I said, I'm looking for coaching opportunities. I would love to come back to Italy, but opportunities just to give back to young basketball players like I was given to when I was a player. So I just love coaching. I love the opportunity. I still speak a little bit of Italian, or I understand it more than I speak it. But when I was there, Ali, he really helped me learn how to speak Italian. And so being away from it for 10 years is tough, but, I'm pretty sure I could pick it up a little bit. Visto che capisci un po' di italiano, io concluderei l'intervista dicendoti che 3 anni fa è tornato JJ qui a Reggio Calabria, Eubanks. Quindi quando tornerai tu e tutta la tua famiglia ti accoglieremo a braccia aperte, perché ti vogliamo ancora bene. Sicuramente. For sure. I would love to come back and embrace everybody. My family would love it. Tu e tutti i tuoi calzini alti. Very high. I will bring my socks back. Yes. Have a nice day. Goodbye. Grazie mille. Ciao. Grazie mille. Ciao. Ultima opportunità di tornare a riescere la partita, a reggere la partita, quindi al limite del fallo tutte e due difese. Jubens 57-55, pallone pesantissimo nelle mani di JJ Jubens, segna ancora 58-55, un minuto al termine di questo incontro. Viola più 3, Edney, Garbaiosa, non va la deviazione di Rombaldoni, il fallo di Dennis Marconato su Rombaldoni, che può andare in lunetta per 2 tiri liberi a 47 secondi dal termine. E il terzo fallo per Dennis Marconato, Rombaldoni in lunetta con 2 tiri liberi a disposizione. Pubblico si fa sentire autentico sesto uomo in campo. Stasera la Viola ha giocato per tutta la partita in 6 contro 5. Realizza il primo tiro libero. Ancora un'opportunità per Rodolfo Rombaldoni, 59-55. Rombaldoni realizza ancora. Marconato. 18 punti di Rombaldoni. Williams che recupera ancora un pallone, cadono in 4 a terra, Marconato non realizza, Cittadini recupera il pallone e c'è ancora un fallo. Il boato del pala Pentimele, 2 tiri liberi per la Viola, 34 secondi al termine, 60 nuovo basket Viola, 55
vincerà questi due tiri liberi non ci sarà più niente da fare per la Benetton Treviso a Reggio Calabria. Sbaglia il primo tiro libero Cittadini, 34 secondi al termine. Juvens chiede gli applausi per Alessandro Cittadini al pubblico. Il silenzio, poi il canestro di Alessandro Cittadini. 30 secondi al termine, 61 a 55. Edli da 3 prova subito la bomba. Rombaldoni. Il fallo di Bulleri su Rombaldoni a 22 secondi dal termine. Terzo fallo di Bulleri. Rodolfo Rombaldoni in lunetta. Ultimi secondi, la palla è molto pesante per tutte e due le squadre. Emmi ha preso la responsabilità per la Benetton e la squadra sta ancora in partita. Realizza Rodolfo Rombaldoni, due tiri liberi a sua disposizione, 63 a 58. Edli, Garbaosa da 8 metri, non va Cittadini, Juvens lo ferma Marconata, 13 secondi dal termine. Sale altissimo l'urlo. Secondi dal termine, Juvens fermato da Marconato. Il Pala Ventimiglia è in delirio. La Viola sta vincendo contro la Benetton. Praticamente più nulla all'interno del Pala Ventimiglia. JJ Juvens in lunetta per due canestri che potrebbero trascinare la Viola sul 2-0. Realizza il primo tiro libero JJ Juvens, ancora un'opportunità per lui. Viola a più 6, 64 a 58, a 13 secondi dal termine. Realizza ancora JJ Juvens, 65 a 58, 10 secondi al termine. Si prova da 3 la Benetton, non va Landon, Cittadini. L'arbitro pallonetto vede un'infrazione di passi. Nino, è finita la partita, la Viola ha vinto. Edoardo, Vi ho detto la settimana scorsa che la Viola era per una gran impresa. E sì, ora è proprio finita. 65 a 58, 2-0 per la Viola contro i campioni d'Italia, contro i finalisti dell'Eurolega. La Viola a Reggio Calabria compie la storica impresa di battere i campioni d'Italia della Benetton Treviso 2-0, altre 3 partite a disposizione per la Benetton di Treviso, che ora è costretta però a vincere tutte e 3 le partite per passare il turno, e non sarà sicuramente una cosa semplice. Martedì, Domenico, avremo l'opportunità di capire quello che potrà succedere, ma giovedì sarà di nuovo stessa storia al Pala Ventimiglia con 8.000 presenze. sempre che questa Viola non riesca addirittura martedì a vincere a Treviso, ha tutte le capacità e la possibilità per farcela questa Viola stupenda qui al Pala Ventimiglia. E su queste immagini vi giunga il saluto di Domenico Comandè a tutti i telespettatori, un saluto anche agli amici di Treviso, saluto io per Edoardo Mazzella che è corso ad abbracciare i suoi compagni, e ridò la linea a Nino Scaramozzino per le conclusioni. Sì, bene, le conclusioni, una partita che era iniziata benissimo per la Viola, secondo periodo con la Benetton di Treviso che aveva dato veramente di